Buonasera amici, bentrovati ad un altro appuntamento con lo Storie di Blues. Continuiamo a parlare di differenziazioni musicali. Sembra quasi una parolaccia, però è così. Si parte. Allora, innanzitutto, per quello che riguarda il blues e il soul, cosa sono? Il blues ne abbiamo parlato a lungo. Se guardate i vecchi video che ho fatto, quattro chiacchiere in auto con Aspesani, che sono video molto informali dove si chiacchiera proprio di blues in maniera tranquilla, ho fatto diverse distinzioni tecniche. Allora, innanzitutto per quello che riguarda il blues ne sappiamo abbastanza, anzi molto, se guardiamo un po' tutti i video, che sono veramente tanti. C'è una bella differenziazione da quello che riguarda il blues con gli altri generi, ne abbiamo parlato. Il soul. Il soul è l'evoluzione pop del blues. Parlammo anche che alla fine della seconda guerra mondiale si cercava un po' di leggerezza, un po' di musica tranquilla, spensierata, con testi scanzonati, senza stare tanto a lamentarsi o a parlare dello spleen e delle maledizioni dei bluesmen. Il soul nasce proprio per questo motivo, perché l'evoluzione pop del blues ci fu proprio questa etichettatura legata a questa musica. Chiaramente perdiamo tanti degli accompagnamenti base tipici del blues radicale, quindi di quei famosi tre accordi in settima. Qui si evolve la situazione in un ambito più commerciale. C'era stata una variazione già dopo Kansas City, in quella grande diaspora che divise il blues dal jazz, dove ci rimasero sotto personaggi come Duke Ellington, e ne parliamo anche in The History of Robert Johnson and Delta Blues, dove a quel punto lui non sapeva più se era un bluesman oppure un jazzman. Quindi vedete come la situazione diventa variegata e complessa. Il soul è la parte pop. L'influenza pop del blues porta a un allargamento di quei tre accordi in settima in giri armonici più complessi, dove una radice africana resta, ma si dà spazio anche alla musica americana, alla musica folk americana unita insieme. Quindi troviamo delle melodie che sono molto più simili, per dire, a quello che poteva essere quella della Carter Family e meno a quello che era Robert Johnson, per fare proprio un paragone semplice all'acqua di rose. E poi ci fu un passaggio importante dove questo stemma, fisicamente soul music, appariva in diversi dischi. La principale fautrice resta l'Atlantic Records, che fece un'operazione di marketing pazzesco. Scritturò i migliori artisti legati alla musica pop blues, cosiddetta soul, come Ray Charles, Aretha Franklin. Quindi vedete dei nomi molto importanti che hanno fatto la storia. Perché comunque il blues restò in parte di nicchia, mentre il soul fu quello che ebbe maggior successo proprio perché aveva questa musicalità, questa orecchiabilità che era molto più vicina alla gente comune. E non è poco dal punto di vista commerciale. Negli Stati Uniti esistevano etichette che facevano musica nera, poi c'erano le etichette che facevano musica soul, ma nella musica soul non erano tutti neri. Parlo dal punto di vista non offensivo, ma dal punto di vista etnico, antropologico. Ma c'erano anche dei bianchi che facevano soul. Perché? Perché c'era questo intreccio di culture. Quindi, racchiudendo la situazione, il blues, soprattutto quello radicale, è il famoso blues in tre accordi di settima o in due accordi o un singolo accordo o in accordatura aperta e tutte le storie che ne vengono dietro. Il soul è una delle evoluzioni del blues che si occupa invece di un'altra parte molto importante, che è della contaminazione con la musica allora popolare e commerciale degli Stati Uniti. Infatti ci sono stati dei personaggi che hanno fatto la storia della musica soul, passando proprio tra il miscuglio di quelli che erano i brani tradizionali legati al blues, rivisitati con arrangiamenti più orecchiabili alla gente comune, e resta da un'altra parte invece il blues che si può trasformare in rhythm and blues, ma tiene comunque quasi costantemente fino alla fine degli anni 60 quella connotazione basata sui famosi tre accordi di settima. Poi vediamo, poi dal 71-72 cambiano le cose. Se sentite dei brani
di altri bluesmen cominciano a variare un po' gli accordi, restando sempre quella grammatica in parte blues, ma tenendo conto di quello che era l'orecchio musicale, perché dopo quel punto, signori, ci troviamo dinanzi a un fenomeno fondamentale che si chiama casa discografica, la quale produce per guadagnare. Quindi la radicalità di tante tipologie di musica sono state lasciate da parte. Anche dopo l'epopea del folk revival sono state lasciate da parte personalità un po' più fresche, un po' più spicciole, più adatte alle persone comuni. Come la mettiamo? La mettiamo, la commercialità, ahimè, va sempre e comunque ad influenzare la musica. Io vi ricordo di iscrivervi al canale, fatelo magari, non sarebbe male come idea. Vi auguro buona serata, have a nice night, bye bye. Ti ricordo il doppio appuntamento ogni 15 giorni con World Music Lab e Storie di Blues. Il martedì sera dalle 22 Blues on Air Radio Show dal sito radiofm.net e nel web scopri centinaia di biografie inerenti musicisti e strumenti musicali su dariospesani.it.